Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, do il mio benvenuto anche a nuovi arrivati. Sono qui per realizzare insieme con voi questi ciondoli. Dimostro i materiali occorrenti e poi iniziamo subito con il tutorial. Bene, occorrerà rivoli da 14 mm, occorrerà pisle duo, occorrerà obez, super duo, bicconi da 4 mm e bicconi da 3 mm, Rocal Miyuki 80 su 81, Rocal Miyuki 150 e Rocal Miyuki 110, il filo utilizzando ferline, l'ago del spessore 10 mm, poi naturalmente occorreranno i nostri accessori, come vedete un anello, la nostra portaciondolo, catene e poi utilizzando l'aggancetto. Bene, ora iniziamo con il tutorial. Ok, iniziamo col tutorial. Come vedete infilato sul mio filo 24 rocal 11,0, portata fino giù fine del filo. Ora andrò e ripasso in tutte le perline della rocal da dietro. Quindi tiro il mio filo e andremo a chiudere e facciamo il nostro nodo. Chiuso la lavorazione, quindi ho portato avanti in 4 rocal 11,0. Ora tagliamo la filo nell'eccesso della lavorazione, questa finale, e andremo avanti a inserirsi sul nostro ago. Due rocal 11,0, un super duo e 2 rocal 11,0. Andrò avanti, saltiamo 3 rocal e inseriamo subito nella successiva. Quindi inseriamo di nuovo il nostro perline 2 rocal 11,0, un super duo e 2 rocal 11,0. E quindi come prima salto 3 rocal 11,0 e andiamo a inserirsi subito nella successiva. E questo seguente dovete continuare finché non avete completato inserire le vostre perline in tutto il giro. Ok, come vedete è completato il mio giro e uscendo dalla foro in basso della super duo. Ora andiamo a inserire su ago un 15,0, un 11,0, un bicono da 3 mm e sempre lavorando in foro basso della super duo, quindi vado e inserirmi in foro basso della super duo. Quindi inserisco di nuovo le seguenti perline, quindi inseriamo di nuovo le nostre perline 15,0, 11,0, un bicono da 3 mm,
un 11 0 e di nuovo un 15 0, e come la prima, come abbiamo fatto nel prima, andiamo e inseriamo nella foro in basso della superduo. Ebbene, andiamo a completare, inserire queste perline in tutto giro. Ok, inserendo le mie ultime perline per completare il giro, quindi vado a inserirmi nel foro basso e dobbiamo uscire con l'ago nell'abicono. Quindi vado a uscire dall'abicono da 3 mm. Bene, uscendo da bicono da 3 mm, ora inseriamo 3 roccali 11 0 su ago e andremo a inserire nel bicono successivo. Beh. Non vuole entrare, mamma mia, oh. Ecco, ce l'ha fatta. Quindi vado insieme nel bicono successivo. Forse dovevo utilizzare un bicono più scuretto, ma purtroppo l'orecchia è fatta con questa colorazione. Bene, quindi reinserisco 3 roccali 11 0 sul mio ago e continuo ad andare avanti che inserisco nella bicono da 3 mm. In questo modo voi dovete andare a completare, inserire le vostre perline in tutto giro, quindi continuate a inserire la vostra 3 roccali in tutto giro finché non avete completato a inserire il vostro roccale da 11 0. Ok, completato inserire le mie roccale 11 0, ora prendiamo il nostro rivoli da 14 mm e andremo a applicare al centro della lavorazione. Una volta che avete applicata dentro al centro, dovete iniziare a tirare il vostro filo e quindi ripassare nella lavorazione almeno 2 volte per rafforzare il lavoro, per tenere meglio il nostro rivoli. Ecco, rafforzata la lavorazione, come vedete il nostro rivoli è stato incassonato. Uscendo dall'abicono da 3 mm, ora dobbiamo risalire nelle 2 roccali dai. Quindi come detto dovete risalire nella rocca e uscire sempre in foro in basso della superduo. Uscendo in foro basso della superduo andremo a inserire sul nostro ago un pisle duo, un obit e un pisle duo, inserendo partendo dalla parte curvata. E quindi sempre lavorando in basso foro della superduo andremo a inserire in basso foro della superduo. Ora rinserisco di nuovo le perline necessarie. Quindi inseriamo di nuovo le perline successive su ago, i pisle duo obez, pisle duo, e come prima andremo a inserirsi nel foro basso della superduo. Aggiusto la lavorazione. Ebbene, questa va avanti finché non avete inserito in tutto giro le vostre perline. Poi dovete anche ripassare in questo giro in basso nella superduo,
sempre in basso nella superduo. Bene, ripassata la lavorazione in basso foro nella superduo. Ora, come vedete, uscendo nel basso foro nella superduo, me lo giro a mia lavorazione e poggio su foro nato della mia superduo. Ora, vedete, uscendo dal foro nato del superduo, dovete ripassare nella stessa lavorazione in modo come avete fatto, però inserite nel foro nato della vostra superduo. Vedete, adesso uscendo da Paisley vado direttamente a poggiarmi a uscire nel foro nato della superduo, perché così la vostra Paisley si affissa molto meglio. Quindi continuate e ripassate nella lavorazione in questo modo. Dove il foro capato? Faccio vedere un altro po' che uscendo da Paisley duo e ora vado insieme in foro nato della superduo. Ecco, quindi andate a completare e rafforzare la vostra lavorazione in questo modo. Bene, ripassata la lavorazione anche da dietro in foro nato della superduo e come vedete uscendo dalla Paisley duo, ora porto su in alto foro nella nostra Paisley duo. Ok, ora posso rigirare il mio lavorazione e come vedete uscendo la foro nato la Paisley duo e vedete dove sto uscendo si trova un obit. Ora inseriamo un obit sul nostro ago e andremo a inserire nella Paisley duo successiva. Uscendo di nuovo in foro nato della super duo, non super duo, Paisley duo, a questo punto inserisco il mio bicono da 4 mm e dove troverete la super duo andrete a inserire il vostro bicono da 4 mm. Quindi inserisco di nuovo la mia obit e il mio super duo, mio bicono. Ecco, in questo modo voi andate a completare e inserire le vostre pelline in tutto il giro. Una volta che avete inserito la vostra pellina andate e ripassate nella lavorazione. Completate e inserire le mie pelline e ripassate anche nella lavorazione come vedete uscendo dalla bicono da 4 mm. Ora termineremo i primi passaggi per completare questo ciondolo. Allora andremo a inserire 5 rocal 11 sul nostro ago e andremo a inserire nel nostro obit senza entrare nella superduo, solo nella obit. Uscendo dall'obit inseriamo nuovamente la nostra pelline 5 rocal 11 e andremo a inserire nella nostro bicono da 4 mm e andremo a inserire di nuovo le nostre pelline 5 rocal 11 e andremo a inserire nella obit. Quindi faccio vedere ancora 1 2. Quindi inseriamo di nuovo la nostra 5 rocal 11 e vado a inserirmi nella bicono da 4 mm
E come potete vedere, questa lavorazione va avanti così finché non abbiamo completato inserire il nostro 5 rocal in tutto il giro. Quindi andate a inserire la vostra rocal in tutto il giro e poi ci vediamo per inserire la capettino finale. Inserite le mie rocal uscendo dal biccono. Per inserire il capettino dovete andare a coltivare, ripassare la lavorazione. Inserisco, come vedete, andando avanti in 4 rocal. Ora, uscendo dalla 4 rocal, inseriamo sul nostro ago un 11 0, un 8 0 e ancora un 11 0 e salto questa rocal, obit rocal, e vado a inserirmi subito nella rocal che si trova vicino al nostro obit. Quindi infilo anche nella mia obit, tiro il mio filo. Ora rientro anche nell'altra parte della rocal. Ora risaliamo nella rocal le pelline che abbiamo appena inserito e andremo ancora a ripassare un'altra volta per rafforzarla. Scusate. Quindi risalita di nuovo, uscire dalla 3 roca che abbiamo inserito, ma a questo punto andremo di nuovo avanti senza inserire come prima, perché dobbiamo andare avanti con la lavorazione, vedete, per ripassare il resto laterale della lavorazione. Quindi andate e ripassate la resto lavorazione laterali. Una volta che abbiamo ripassato nella lavorazione possiamo chiudere il lavoro e così poi il vostro ciondolo terminato. Io stesso vado a ripassare con voi e ci vediamo dopo. Ho ripassato nella lavorazione, sono qui per chiudere la lavorazione, come vedete passando, uscendo dalla rocca, passando sotto col l'ago nel mio filo, tiro, quindi aiutate a bloccarlo e fate 2 giri sotto questo filo e come vedete rimane un pezzettino di filo sotto, quindi poi dopo passate con l'ago sotto questo filo, quindi poi iniziate a ben tirare il vostro filo che io non ho riuscita, vabbè, dovete tirare bene bene, io che non ho riuscita adesso, vabbè, non c'è problema, lo sistemo e poi vado a coprire il nodo inserendo nella biccono. Però adesso questa non va data perché ho sbagliato io, poi lo taglio. E quindi una volta che ho coperto il vostro nodo potete tagliare il filo necessario, cioè il filo. Ok, tagliate il filo della lavorazione, prendiamo il nostro anello e andremo a inserire nell'obit, cioè l'obit nella 80 come vedete, nell'80 e a questo punto potete mettere la vostra catena con la porta ciondolo nella lavorazione. Quindi inserisco la mia porta ciondolo e chiudo la lavorazione, chiudo anello.
Bene, una volta che è chiuso l'anello io me lo di solito inserisco bene nell'autobero e il vostro ciondolo come vedete è terminato. Il vostro ciondolo è terminato. Allora questo ciondolo abbinata con i orecchini, ecco qua che dimostro tutti e due insieme, abbinata con gli orecchini, tutorial dell'orecchino potete già vedere sul mio canale il video precedente, così potete realizzare anche gli orecchini, così avrete una parura completo di questa creazione. Io vi saluto, spero che piaciuto il tutorial, apprezzate, lasciate il vostro mi piace, lasciate i vostri commenti, se volete condividete e auguro una bella giornata a tutti e ci vediamo prestissimo con un nuovo tutorial. Ciao!